Salve! Secondo e ultimo video sulla comunicazione di Benedetto XVI all'inizio per una riunione in Vaticano, poi pubblicata su Klerusblatt l'11 aprile 2019. È un video non proprio breve, guardatelo in 3-4 parti. Nuova petizione di Andrea Cionci, il destinatario è anche più interessante dei precedenti. È Bergoglio. Partecipare sempre e comunque, se non altro per disturbare il Vaticano. Per dispetto. C'è stato un intervento di Andrea Cionci dopo il mio primo video e mi sono reso conto di dover spiegare, a chi fosse interessato a Benedetto XVI, una novità vecchia di 3-4 anni. Si pensa ancora che esistano solo due posizioni riguardo alla vicenda di Benedetto XVI, quella di Andrea Cionci e quella dei legittimisti di Bergoglio. Invece esiste anche la posizione della declaratio. Questa, la declaratio, secondo la quale Benedetto XVI dal 1 marzo è rimasto Papa Emerito. Papa Emerito comporta che lui è rimasto Papa fino alla sua morte. Perciò il conclave 2013 è stato illegittimo e scismatico e Bergoglio è un antipapa. Si arriva a queste conclusioni semplicemente attraverso il rispetto del significato di tutte le parole della declaratio. Tutte le parole della declaratio. Non l'interpretazione della declaratio, ad eccezione di 3-4 correzioni della traduzione vaticana. Riassumendo, c'è la posizione di Andrea Cionci, con Benedetto XVI dal 1 marzo ancora pienamente Papa, sommo pontefice, ma in sede impedita. Poi c'è la posizione della declaratio, con Benedetto XVI Papa Emerito. Poi c'è la posizione dei legittimisti di Bergoglio, con Benedetto XVI ex Papa in quanto rinunciatario al papato. Ora veniamo al video di Andrea Cionci, nuove conferme sul reggente, cosa significa non essere in grado di comunicare come da canone 412. Ehi, scopriamone alcune. Marzo 2025, Mark Voice. Adesso indaghiamo la richiesta di approvazione per la fede e i costumi, canone 824, che Benedetto XVI presentava a Bergoglio, certamente per i libri, mentre per Klerusblatt nemmeno Andrea Cionci ha mostrato l'approvazione di Bergoglio o del vescovo locale. Comunque noi andiamo avanti facendo finta che Benedetto XVI l'abbia richiesta. Invece, chi è interessato al contenuto scomodo del testo pubblicato su Klerusblatt, passi al minuto che indico qui. Sede impedita significa canone 412, comunicazione al pubblico non libere e o non originali. Cioè, per il canone le comunicazioni devono essere assenti. Poiché nel caso di Benedetto XVI ci sono state numerose comunicazioni, prima di dire che non era in sede impedita, occorre verificare che le comunicazioni siano state libere ed originali. Solo se sono state libere e originali, allora si può affermare che Benedetto XVI non fosse in sede impedita, almeno nel caso di Klerusblatt, dal 1 marzo 2013 all'11 aprile 2019. Andrea Cionci è un giornalista e ha dovuto fare una specie di controarticolo per difendere la propria posizione della sede impedita. Così, di tutta la vicenda che Benedetto XVI ha narrato nella sua introduzione per Klerusblatt,
ha preso solo il pezzo che ha ritenuto interessante per costruire una contraddizione esagerata e pacchiana, in modo da apparire lui come quello che ha ragione, vittima delle incoerenze di una povertà assoluta di altre persone. Purtroppo la memoria di Benedetto XVI è il mio lavoro. 1. Perché Benedetto XVI non ha chiesto alcun permesso, come dice lui. 2. Perché la richiesta e il rilascio dell'approvazione sono un obbligo del canone 824. 3. Perché io, in 27 minuti di video, per 12 volte ho detto che Benedetto XVI era in disaccordo con Parolin e Bergoglio. Disaccordo. Invece Andrea Cionci ha raccontato pubblicamente che avrei detto che Benedetto XVI avrebbe chiesto il permesso al capriccio dei suoi impeditori per pubblicare su Klerusblatt, e che per questo motivo io avrei pensato che Benedetto XVI era libero di comunicare. Minuto 3 e 54 secondi del suo video. Dice Mark Voice, questa introduzione dichiara la libertà di Benedetto XVI di comunicare con chi voleva. Perciò sembrerebbe che Benedetto XVI non fosse in sede impedita a canone 412. Ma scusa, questa introduzione dichiara la libertà di comunicare con chi voleva? Ah, perché ha avuto contatti con il segretario di Stato Parolin e con lo stesso Santo Padre. Ma per pubblicare ha dovuto prima chiedere loro il permesso, no? Quindi se Parolin e Bergoglio fossero gli impeditori, allora chiedendo loro il permesso di pubblicare questa cosa, secondo Mark Voice, Benedetto XVI non sarebbe in sede impedita. Insomma, siamo di fronte alla solita contestazione trita e ritrita che sento sempre dal 2020, che è una contestazione di una povertà assoluta. Siamo in piena diffamazione della memoria di Benedetto XVI. Infatti, come ho pure detto 2 o 3 volte nel mio video, se Benedetto XVI prima scrive a seguito di contatti con e poi scrive ritengo giusto pubblicare su, vuol dire che non ha richiesto proprio niente a nessuno. Altrimenti avrebbe appunto scritto: a seguito del permesso richiesto a, posso pubblicare su. Adesso passiamo all'equiparazione di Andrea Cionci della sua richiesta di permesso agli impeditori Parolin e Bergoglio alla richiesta di approvazione sulla fede e sui costumi all'ordinario del luogo al solo Bergoglio. E qui c'è già un'altra cosa che non va con l'interpretazione di Andrea Cionci. Canone 824. L'approvazione sulla fede e sui costumi va richiesta. Il permesso di pubblicazione si richiede a 2 persone? No. Da dove viene fuori la richiesta di permesso di pubblicazione di Andrea Cionci? Forse dal mondo giornalistico? Probabilmente. Ma poi, alla fine, questo permesso di pubblicazione di Andrea Cionci è stato concesso oppure no a Benedetto XVI per pubblicare? Perché in genere sui libri c'è scritto nulla osta alla pubblicazione da parte del vescovo, eccetera. Andrea Cionci ha forse mostrato la scritta su Klerusblatt si concede il permesso alla pubblicazione da parte di Parolin e Bergoglio? No, non l'ha mostrata. Esiste?
Comunque andiamo avanti come se ci fosse, anche perché il discorso è utile per i 2 libri di Benedetto XVI scritti con Sebald dopo il 2013, tra cui quello in cui dice: nessun papa si è dimesso per 1000 anni e anche nel primo millennio ciò ha costituito un'eccezione. Perciò ottenere l'approvazione significa passare la censura sulle opinioni? Nella Chiesa esiste la richiesta di approvazione, non la richiesta di permesso di pubblicazione. E si trova nel Codice di diritto canonico C, canone 824. E si tratta di un controllo a difesa della fede e dei costumi dei fedeli. Niente di più. Non è il diritto di censura a capriccio di Andrea Cionci. Nell'esempio di un ex prefetto della fede come Ratzinger, praticamente si tratta di una firma sulla fiducia. Andrea Cionci ha riportato un esempio di richiesta di approvazione a Bergoglio da parte di Benedetto XVI perché l'ha scambiata per la sua richiesta di permesso al capriccio di 2 impeditori. Ha scambiato una cosa per un'altra. Minuto 14 e 17 secondi del suo video. E il Papa Emerito ha accettato che questo libro venisse pubblicato già ora, mentre lui è ancora in vita. Nessuno dei testi era top secret, ma lui ha comunque posto come condizione alla pubblicazione che il libro venisse sottoposto a Papa Francesco per approvazione. L'approvazione. Tra l'altro, anche questa signorina ha parlato in pubblico sulla base della propria interpretazione, secondo la quale l'approvazione del Papa servirebbe quando si utilizzano dei testi top secret, quando invece è solo il controllo della fede e dei costumi. Allora andiamo a vedere nel diritto canonico a chi Benedetto XVI deve richiedere l'approvazione e cosa deve fare Bergoglio per rilasciare o negare l'approvazione. Attenzione, oltre a coloro che ragionano come Andrea Cionci, Benedetto XVI chiedeva l'approvazione a Francesco perché era romano pontefice in sede impedita, lo dico pure ai legittimisti di Bergoglio, che pensano Benedetto XVI chiedeva l'approvazione a Francesco perché aveva rinunciato al papato. Vedete come appena la sede impedita non convince in qualche cosa, poi si diventa automaticamente legittimisti di Bergoglio? Leggete la Declaratio, è Papa Emerito, non cambia niente. Codice di diritto canonico, libro 3, titolo 4, gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri. Canone 824, sezione 1. Se non è stabilito altrimenti, l'ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione, non permesso, per la pubblicazione dei libri va richiesta. Ah, ma la richiesta vale solo per i libri, mentre Clerusblatt è un mensile. Allora era in sede impedita. Aspetta. Sezione 2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, anche a Clerusblatt. Questo significa che è tutto il contrario della sede impedita. Se Benedetto XVI fosse rimasto sommo pontefice, romano pontefice, ma in sede impedita, non avrebbe mai chiesto l'approvazione indicata dal canone 824. Ma, poiché era Papa Emerito, allora i conti tornano.
Tra l'altro, chi era Papa Emerito lo ha ribadito proprio nell'introduzione a Klerusblatt. Ha scritto: pur non avendo più da emerito alcuna diretta responsabilità. Ma tanto è inutile, perché per Andrea Cionci è sempre tutto un doppio senso che porta alla sua sede impedita. Comunque, Benedetto XVI conosceva e rispettava le regole. La situazione ufficiale indicava lui come ex papa, ma per il canone 824 non c'è nessuna differenza con l'essere papa emerito. Inoltre, la situazione ufficiale indicava Francesco come sommo pontefice, anche se lui sapeva di essere antipapa. Data questa situazione ufficiale tra i due, Benedetto XVI, per ogni sua comunicazione sociale, doveva richiedere l'approvazione sulla fede e sui costumi al cosiddetto ordinario del luogo, canone 824, sezione 1. Se non è stabilito altrimenti, l'ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta, secondo i canoni del presente titolo, è l'ordinario del luogo proprio dell'autore, oppure l'ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito. E questo apre la possibilità anche al vescovo locale del mensile Klerusblatt. Sezione 2, come abbiamo visto, ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro. Certo, i legittimisti di Bergoglio dicono invece che Benedetto XVI richiedeva l'approvazione perché era un ex papa. Male per loro. Comincino a rispettare la declaratio, anche loro, perché in questo sono identici ad Andrea Cionci. Comunque questa è la parte che doveva fare Benedetto XVI, Papa Emerito. Vediamo l'altro. Cosa doveva fare Bergoglio con la richiesta di approvazione di Benedetto XVI, dato che era l'ordinario del luogo nei riguardi di tutto il popolo di Dio? Doveva vigilare sulla fede e sui costumi. Lo dice il canone precedente, 823. Perché sia conservata l'integrità della verità, della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli, con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale. Ossia, quando a Bergoglio arrivava un libro o un articolo da pubblicare di Benedetto XVI, doveva vigilare che non arrecasse danno alla fede e ai costumi dei fedeli. Compiuta questa vigilanza, era obbligato, era vincolato a rilasciare l'approvazione a Benedetto XVI. Insomma, praticamente, nel caso degli scritti di un ex profetto della fede, come Ratzinger, era una pura formalità, anche una firma sulla fiducia. Perciò, sulla base della richiesta di approvazione sulla fede e sui costumi, canone 824, non si può affermare che Benedetto XVI fosse in sede impedita, perché non è la richiesta di permesso al capriccio di due impeditori, come dice Andrea Cionci. Anzi, il canone 824 non permetteva a Bergoglio di vietare l'approvazione a Benedetto XVI se non per questioni di fede e di costumi.
Ma a parte il canone 824, non si può rovesciare un disaccordo quasi certo di Benedetto XVI con Parolin e Bergoglio, che deve averlo anche amareggiato, per una richiesta di permesso. Infatti, Benedetto XVI, nella sua introduzione al Klerusblatt, che io ho trattato quasi per intero, mentre il giornalista Andrea Cionci ha mostrato solo il pezzetto che gli interessava, Benedetto XVI prima ha narrato di suoi appunti preparati solo per i presidenti delle conferenze episcopali per una riunione in Vaticano. Poi ha parlato di contatti con Parolin e Bergoglio. Infine ha concluso che lui ritiene giusto pubblicare su Klerusblatt un testo per i lettori di quel mensile. Quindi, dagli appunti si è passati a un testo. Dai presidenti delle conferenze episcopali si è passati ai lettori di un mensile. Da una riunione in Vaticano si è passati ad un mensile in Germania. Bisogna essere proprio straconvinti delle proprie ragioni per pensare che la frase "a seguito di contatti con Parolin e Bergoglio" possa indicare la richiesta di permesso di pubblicazione a due impeditori, anziché un diverbio, un disaccordo tra ciò che Parolin e Bergoglio ritenevano giusto e ciò che Benedetto XVI riteneva giusto. Ah, perché ha avuto contatti con il segretario di Stato Parolin e con lo stesso Santo Padre. Ma per pubblicare ha dovuto prima chiedere loro il permesso, no? Quindi se Parolin e Bergoglio fossero gli impeditori, allora chiedendo loro il permesso di pubblicare questa cosa... No, nessuna richiesta di permesso, come dice Andrea Cionci, ma litigio, disaccordo. L'ho spiegato 12 volte nel mio video. Invece, parrocchiani, da Benedetto XVI che rispetta il canone 824, occorre ricavare un insegnamento per le cosiddette messe illecite parrocchiali, predicate da Don Minutella, Andrea Cionci e altri. Cioè, come Benedetto XVI sapeva che Francesco era un antipapa, ma seguiva le regole e gli chiedeva l'approvazione sulla fede e sui costumi del canone 824, allo stesso modo i fedeli devono andare alle messe parrocchiali, anche se c'è il nome di uno considerato antipapa, ma ufficialmente ancora indicato come papa. Perché allora Benedetto XVI non ha detto a tutti che Bergoglio era un antipapa? Perché aveva rinunciato al governo della Barca di San Pietro. Perciò era diventato un papa emerito. Altrimenti, se fosse rimasto pienamente romano pontefice, sommo pontefice, come dice Andrea Cionci, sede impedita, sarebbe stata la prima cosa che avrebbe detto per il dovere del suo ufficio, non per l'utilità dei fedeli, perché per i fedeli è importante la presenza di Gesù nei sacramenti. Punto. Adesso noi andiamo a vedere il contenuto del testo di Klerusblatt, perché dato che esso è scomodo verso Bergoglio, allora significa che Benedetto XVI era di fatto, praticamente, libero di pubblicare qualunque cosa, mentre il canone 824 non permetteva a Bergoglio di vietare l'approvazione a Benedetto XVI secondo i propri interessi.
ma solo per la difesa della fede e dei costumi. Se prima io parlo con Parolin e Bergoglio, ma poi io ritengo giusto qualcosa, e seppure il testo è molto scomodo verso Bergoglio, allora è garantito che tutta la comunicazione è stata libera e originale. Nel precedente video avevamo verificato che l'introduzione era libera ed originale sia perché contiene una dichiarazione di iniziativa personale. Ritengo giusto pubblicare su Klerusblatt il testo così concepito. Sia perché il contenuto dell'introduzione era scomodo verso Parolin e Bergoglio. Infatti, Benedetto XVI narrava prima della preparazione di appunti destinati solo a tutti i presidenti delle conferenze episcopali riuniti in Vaticano. Poi di contatti con Parolin e Bergoglio, infine della pubblicazione invece di un testo. Gli appunti erano diventati un testo per i lettori, non più i presidenti delle conferenze episcopali, di Klerusblatt, non più una riunione vaticana, ma un mensile tedesco. Chissà, forse perché è rivolto principalmente al clero tedesco molto ostile con Benedetto XVI? O forse perché i tedeschi avevano fatto qualcosa con i suoi appunti alla riunione? Adesso però, dopo aver controllato l'introduzione, è rimasto da controllare la scomodità del testo. Perché se esso facesse i complimenti ed appoggiasse le iniziative di Bergoglio, allora si potrebbe anche pensare che sia stato o accordato con Benedetto XVI o manomesso alle sue spalle. Però anticipo che, come l'introduzione, anche il testo è scomodissimo per Bergoglio, anzi una vera tragedia per i suoi progetti. Per cui Benedetto XVI, che prima dice ritengo giusto pubblicare e poi pubblica qualcosa altamente scomodo alla teologia e alla ecclesiologia dei Gesuiti e di Bergoglio, sono una garanzia della sua libertà di comunicazione in questa vicenda. Si ripete che se Benedetto XVI non era in sede impedita, non vuol dire che avesse rinunciato al papato, perché era rimasto papa emerito. Non c'è bisogno di manomettere i significati delle parole della Declaratio per inventare la sede impedita e poter dire che è rimasto papa fino alla sua morte. Il testo scomodo per Bergoglio e i suoi amici. Non mi sono messo a cercare tutti gli argomenti scomodi verso Bergoglio e verso l'ermeneutica della discontinuità. Ho trovato 4 esempi e mi sono fermato. Primo esempio, già visto in un video precedente. Benedetto XVI dice: dobbiamo creare un'altra chiesa affinché le cose possano aggiustarsi? Questo esperimento già è stato fatto ed è già fallito. Si tratta di una frase tremenda. Non è solo una vera e propria denuncia pubblica verso il passato, ma è anche una denuncia verso il presente. Benedetto XVI parla chiaramente del tentativo, evidentemente del momento suo presente, di creare un'altra chiesa. E non è solo questo, perché in origine erano degli appunti per una riunione in Vaticano. Perciò questa frase
è anche l'opposizione ad un possibile tentativo di introdurre ufficialmente il conciliarismo. Infatti, una riunione dei presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo potrebbe anche essere utilizzata in modo conciliarista, ossia quando il Papa cede il proprio potere ai vescovi affinché questi controllino e modifichino la Chiesa, fino a crearne pure un'altra. Chissà. Intanto Benedetto XVI l'ha detto pubblicamente. Il cosiddetto impedito di Andrea Cionci che chiede il permesso. Benedetto XVI non ha finito qui con le frasi scomode. E più sono scomode, più il testo è esente da sospetto di censura da parte di altri. Secondo esempio, 3 settimane dopo il documento di Abu Dhabi, con il suo Dio di tutte le religioni che azzera non solo il Dio biblico, ma pure tutte le divinità e le altre ricerche umane su Dio delle altre religioni, in questo testo, pubblicato su Klerusblatt, Benedetto XVI sembra rispondere proprio a questo nuovo non Dio posto al di sopra di Dio. Un mondo senza Dio non può essere altro che un mondo senza senso. Non vi sarebbero più criteri del bene e del male. Dunque, avrebbe valore unicamente ciò che è più forte. Il potere diviene allora l'unico principio. La verità non conta, anzi, in realtà non esiste. Solo se c'è un Dio creatore che è buono e vuole il bene, anche la vita dell'uomo può avere un senso. Compreso? Io penso proprio che gli inventori gesuiti del Dio di tutte le religioni abbiano ricevuto il messaggio di Benedetto XVI. Perciò non hanno scuse di fronte a Dio. Poi, terzo esempio, scomodissimo, per non dire lefevriano. Sì, Benedetto XVI quasi un lefevriano. Frequentatori della San Pio X, fate attenzione. Ed ecco infine il mistero della Chiesa. 100 anni fa, quindi 1919, Romano Guardini esprimeva la gioiosa speranza che allora si affermava in lui e in molti altri. Un evento di incalcolabile portata è iniziato. La Chiesa si risveglia nelle anime. Circa mezzo secolo dopo, quindi 1970, riflettendo di nuovo su quel processo, quindi prima del 1919 fino al 1970, e guardando a cosa era appena accaduto, quindi può riferirsi al Concilio Vaticano II e o alla Messa di Paolo VI, fui tentato di capovolgere la frase: la Chiesa muore nelle anime. Dopodiché sembra applicare questa delusione alle intenzioni del momento di Bergoglio con la riunione di tutti i presidenti delle conferenze episcopali. Dice: la crisi causata da molti casi di abuso ad opera di sacerdoti spinge a considerare la Chiesa addirittura come qualcosa di mal riuscito, che dobbiamo decisamente prendere in mano noi stessi e formare in modo nuovo. Ma una Chiesa fatta da noi non può rappresentare alcuna speranza. Ricordo, questo testo all'inizio erano degli appunti rivolti solo ai presidenti delle conferenze episcopali per una riunione in Vaticano.
Che cosa ha appena detto loro? È forse un incoraggiamento? Bravi, bravi, andate avanti così. Cambiate la Chiesa, miglioratela. No, si tratta invece della stroncatura di qualunque fantasia del genere. Se andate avanti così, costruirete qualcosa che non rappresenterà alcuna speranza. E poi Andrea Cionci dice che gli impeditori avrebbero concesso il permesso di pubblicare tutto questo contro i loro interessi. Quarto esempio, ma ve ne sono certamente degli altri perché non mi sono messo a cercarli tutti. L'idea di una Chiesa migliore creata da noi stessi è in verità una proposta del diavolo, con la quale vuole allontanarci dal Dio vivo, servendosi di una logica menzognera nella quale caschiamo sin troppo facilmente. In pratica, qui Benedetto XVI ha detto, in origine ai presidenti delle conferenze episcopali, che molti di loro sono caduti nella logica menzognera del diavolo. Proprio un messaggio comodo. Allora, dopo questi 4 esempi, Benedetto XVI ha effettuato una comunicazione libera oppure era in sede impedita nelle comunicazioni pubbliche? Si è capito che l'approvazione sulla fede e sui costumi che Bergoglio dava a Benedetto XVI non c'entra niente con la censura sui testi di Benedetto XVI? Bergoglio non censurava i testi. Per esempio, non ha nemmeno censurato la frase «Nessun papa si è dimesso per 1000 anni» e anche nel primo millennio ciò ha costituito un'eccezione, che Benedetto XVI ha scritto insieme a Sebald dopo il 2013. Ora, per voi che vi fate tanti problemi, se non era in sede impedita, allora aveva rinunciato al papato? No, era Papa emerito. E poiché la Universi Dominici Gregis prevede che il conclave sia convocato solo per morte del pontefice oppure per rinuncia al munus del canone 332, dato che lui era Papa emerito, il conclave non poteva essere convocato. È rimasto Papa fino alla morte. Ma se uno non legge la Declaratio, non ci azzecca. E come non ci azzecca sul papato emerito, poi non ci azzecca nemmeno sulle messe illecite, dove il problema sarebbe l'unione con l'antipapa. Ma poi dice che la soluzione, come è l'unione con la Chiesa. Allora, la soluzione è corretta. È il problema che è sballato. L'unione con il Papa o l'antipapa non può essere il problema, perché si dice l'unione con il Papa, con il Vescovo, con i presbiteri, con i diaconi. L'unione dei fedeli con questi 4 soggetti sarà mica forse la Chiesa? L'unione con l'antipapa è il problema e la soluzione è l'unione con la Chiesa. Fate 2 più 2. Nel prossimo video vedremo il canone 412 e tante belle sorprese sulla Declaratio. Grazie, Declaratio.